Questo tutorial nasce da una domanda che mi è stata fatta da un lettore del blog. Praticamente mi chiedeva per un esame universitario, doveva modellare questa sedia di Ikea. Lui mi ha detto che è alle prime armi, mi ha scritto che è alle prime armi con il programma e quindi mi chiedeva un modo molto semplice per riuscire a modellarla. Questo è il risultato finale. Alla fine i comandi utilizzati sono delle semplici estrusioni, dei raccordi e delle operazioni booleane. Lo stesso oggetto poteva essere realizzato in vari modi diversi, ma io ho volutamente scelto diciamo il modo più semplice che mi veniva in mente, in modo tale che diciamo chiunque, anche chi ha pochissima dimestichezza con Rhino, potesse riuscire a seguirlo e a realizzare l'oggetto. Ok, quindi partiamo dall'inizio e vediamo come realizzare questa sedia. In questo tutorial proverò a disegnare una sedia di Ikea con Rhino. È un esercizio abbastanza semplice, adatto per chi è alle prime armi con il programma. Dalla scheda delle superfici ad aggiungere un piano immagine. Vado sul desktop, prendo il disegno della sedia che voglio realizzare, la inserisco all'interno dell'area di lavoro e la vado a mettere più o meno in scala. Per quale motivo faccio questo? Perché non avendo tutte le misure della sedia, quelle che mi mancano le andrò a prendere misurandole dalla fotografia. Non è un metodo, diciamo, assolutamente eh, scientifico, però comunque può andare bene, diciamo, per questo esempio. Quindi che cosa faccio? Seleziono l'immagine, vado sul comando scala, clicco su questo punto, clicco sul punto più in alto e scrivo qui 78 e digito invio 78 centimetri. Da notare che ho impostato l'unità di misura in centimetri, quindi tasto destro, imposta le unità, centimetri. Quindi da qui posso eventualmente prendere le misure che mi mancano. Ad esempio, io non conosco questa altezza perché non mi viene indicata, quindi vado sul misura distanza che trovo qui nelle barre di analizza. Io ho personalizzato questa zona dell'interfaccia di Rhino inserendo i comandi che utilizzo più spesso, andando sul comando Control e trascinando con una copia il comando qui. Quindi sulla barra analizza troviamo il tasto misura distanza, quindi clicco e vado a misurare questa altezza e vedo che è all'incirca 60 centimetri. Io poi approssimerò sempre a delle misure intere quello che sarà la mia sedia. Quindi vado a misurare anche questo, quindi 3 centimetri. Quindi prendo lo strumento rettangolo, scrivo 0 invio per far partire il rettangolo dall'origine 00 e scrivo 3 invio 3 invio, ottenendo quindi un piede di 3 per 3. Mi sposto in una vista
tridimensionale e con i comandi di creazione solidi estrudi, estrudo questo elemento al quale do un'altezza di 60 e digito invio, andando così a creare il primo piede. Ora, ad una distanza di 62 abbiamo un altro piede che è alto come l'altro, quindi mi sposto in una vista dall'alto. Per cambiare vista io faccio doppio clic sulla scritta relativa alla vista e lui passa da una vista a singolo schermo alla vista con le quattro finestre. Quindi seleziono questo elemento, copia, digito qui, mi sposto verso l'alto e scrivo 62 e premo invio, ottenendo quindi questo. Qui abbiamo gli altri due piedi, però volendo io posso disegnare questa parte qui e dopo andarla a specchiare dall'altro lato, quindi è più comodo, diciamo, lavorare tramite uno specchio che non disegnare entrambe le parti. Vado a misurare anche questo elemento che probabilmente sarà alto sempre 3 centimetri. A me non interessano tantissimo le misure quanto il metodo, diciamo, di lavoro. Quindi digito sul parallelepipedo, digito i due estremi, mi alzo, scrivo 3 e premo invio, ottenendo quindi questa parte qui. Qui in basso abbiamo quest'altro elemento che vado un attimo a misurare, quindi diciamo che 4 centimetri e si trova più o meno a un'altezza di 2. Quindi vado sempre sul parallelepipedo, da questo spigolo mi alzo, scrivo 4 e premo invio, poi seleziono l'elemento e se avete il gumball attivo possiamo spostare facendo un clic qui, mettendo la misura di 2 e alziamo questo elemento di 2 centimetri. Adesso passiamo a creare la seduta. Allora, noi abbiamo che a una distanza di 56 abbiamo l'altro piede, quindi se io vado in una vista dall'alto e traccio una linea da qui di 56, se seleziono tutti questi elementi e nella barra di trasforma scelgo copia speculare, vado sul centro e specchio da quell'altra parte, io ho conservato, diciamo, la distanza tra i due elementi di 56. Qui abbiamo quest'altro, diciamo, elemento che si trova, è leggermente più stretto rispetto al piede della sedia. Quindi se io mi vado a tracciare qui due linee, quindi vado qui e traccio la prima linea, vado qui e traccio la seconda linea. Dalla vista 3D vedete che le linee che io ho tracciato non si sono sviluppate a terra come mi sarei aspettato, ma si sono aggrappate a dei punti errati. Questo perché? Perché quando diciamo noi lavoriamo in 2D e non abbiamo elementi 3D nei paraggi, tutto quello che noi facciamo viene disegnato sul piano di costruzione
orizzontale, quindi sul pavimento. Quando invece cominciamo ad avere degli oggetti 3D, per colpa dello snap, lo snap potrebbe agganciare un punto che magari si trova più in alto rispetto ad un altro. Quindi per evitare che questo problema accada, se io attivo il comando proietta prima di tracciare le due linee, e quindi ora vado a tracciare le due linee con il comando proietta, io sono sicuro che le due linee vengono proiettate eh, sul piano di costruzione di base. Ora, visto che questo piede è leggermente rientrato, cioè questo elemento è leggermente rientrato, vado sul comando offset che trovo sugli strumenti delle curve, imposto una distanza di 1 centimetro e faccio un offset, anzi no, forse 1 centimetro è un po' troppo, quindi faccio un offset di 0,3. Ok. Ovviamente queste misure sono inventate, ma non c'è problema perché non mi interessa farle in maniera precisa. Quindi con questo elemento io posso andare sempre sul parallelepipedo, cliccare su questo spigolo e lo spigolo da quest'altra parte e dare un'altezza pari a 6. Poi qui abbiamo un'altezza, però non viene individuata. Qui abbiamo un'altezza di 42 dalla seduta, ma questa altezza qua non ci viene eh, indicata. Quindi se noi abbiamo che questo punto qui è alto 42, questo punto qui si dovrebbe aggirare, quindi abbiamo 42 più 2 centimetri circa di spessore, quindi questo punto in alto dovrebbe essere 40. Quindi io seleziono, clicco su questo elemento e qui scrivo 40, in modo tale che questo elemento, diciamo, viene sopraelevato a questa altezza. Qui abbiamo un altro elemento simile a questo, quindi seleziono questo elemento e sempre dalla barra trasforma specchio, clicco su questo elemento, tolgo il proietta, vado a ricercare il punto medio di questo elemento e con l'orto inserito traccio un piano in questo verso che mi specchia dall'altra parte diciamo questo elemento. Poggiato qui sopra abbiamo la parte della seduta, quindi abbiamo un elemento che ha più o meno una larghezza di 3 centimetri, quindi vado sempre sul parallelepipedo, quindi abbiamo 3 centimetri di altezza, quindi clicco su questo punto. Allora magari posso fare qui una linea e con il comando offset posso staccare una distanza di 3 centimetri da questo lato e poi sempre con il parallelepipedo fare un parallelepipedo così di 2 centimetri. Qui
abbiamo una parte tonda, diciamo sporgente. Per fare questa parte io avrei potuto o creare già direttamente una sagoma, diciamo con una parte sporgente e poi andarla a ritagliare, oppure in questo caso posso prendere questo elemento, andarlo a stirare da qui a qui e mi allungo di qui di altri 2 centimetri, così in questo modo, e poi andando a misurare questa altezza, quindi 2 centimetri, posso negli strumenti dei solidi, posso andare sul raccordo fillet bordi, come raggio dargli 0,95 e fare qui un raccordo, diciamo in questo modo. Seleziono questo elemento e sempre con il comando specchio faccio un'altra specchiatura in questo verso, in modo tale da ottenere qui una copia di questo elemento. Qui nella parte retrostante non si vede bene come è strutturato questo elemento, ma dovrebbe essere composto da una serie di assi accostate, dove l'ultima segue anche lei questa bombatura, anche se qui però abbiamo uno spazio, diciamo, lasciato, lasciato vuoto. Allora, in questo caso conviene crearsi una, diciamo, una base AutoCAD, cioè una base 2D che ci aiuterà a studiare meglio, diciamo, come dobbiamo distribuire queste assi. Quindi attiviamo di nuovo il proietta per evitare che gli elementi si vadano a piegare nello spazio e andiamo a definire qui un rettangolo che possiamo anche momentaneamente spostare, diciamo, da questo lato. Quindi questo rettangolo sarebbe questo spazio contenuto qui, però vediamo che l'ultimo asse di legno arriva esattamente nel punto finale diciamo, della nostra seduta. Quindi con lo scala 1D io faccio una scala e allungo questo elemento qui in questa posizione. Cancello questo elemento. Qui abbiamo uno spazio che diciamo non è occupato da questi elementi che più o meno fissiamo che dovrebbe essere pari, diciamo un 2 centimetri, 2 centimetri al di sotto di questo spazio. Ovviamente questa misura è inventata
Nel caso in cui noi dobbiamo effettivamente realizzare questa sedia, magari uno si procura delle schede tecniche più aggiornate. Qui esplodiamo questo elemento e lo andiamo a ripulire. Quindi esplodo questo. E qui con il collega posso collegare tra di loro questi due elementi. Ora qui cerco di misurare uno di questi elementi, anche se comunque prendere le misure in questo modo, diciamo, non è mai un qualcosa di molto preciso. Diciamo che sono più o meno intorno ai, ai 5 centimetri. Quindi ehm, se vado qui sullo strumento punto, trovo questo tasto dividi per lunghezza e per numero di segmenti. Io clicco dividi per lunghezza, seleziono questo elemento e come lunghezza gli do 5 e premo invio. Questo elemento viene diviso in segmenti di 5. Anche se però qui allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questi qua mi sembrano un pochino troppi, quindi secondo me la suddivisione per 5 è un pochino troppa. 5, 6, 7, 8. Diciamo che la vogliamo dividere in 8 parti, quindi scegliamo dividi per numero di segmenti, seleziono 8, invio, numero di segmenti 8, invio, ok. Poi calcoliamo che tra un elemento e un altro abbiamo un piccolo spazio. Quindi poniamo ad esempio uno spazio di 1 centimetro, quindi con il comando offset 0,5 creiamo, diciamo, questo piccolo spazio di 1 centimetro che andiamo a ripetere per questi punti qui. Ora andando in 3D, qui ricordiamo che abbiamo un'altezza di 2 centimetri. Quindi queste lamelle, questi elementi, probabilmente avranno anche loro l'altezza di 2 centimetri, quindi con il parallelepipedo, da qui a qui mi alzo, 2 invio e ottengo questo. Poi prendo questo elemento e lo vado a copiare, diciamo, per tutte queste parti. Poi seleziono questi elementi. E ne faccio una copia
da questo punto diciamo a questo punto, anzi in realtà potevo anche spostarli. Qui per avere la stessa sporgenza selezioniamo questo elemento e sempre dallo scala 1D prolunghiamo questo elemento fino in questa posizione. Anche se qui stavo osservando quindi spostiamo quest'ultimo elemento qui e con la scala 1D prolunghiamo in questa posizione questo elemento. Dagli strumenti solidi raccordo con lo stesso raggio che abbiamo usato in precedenza, andiamo a raccordare anche questa parte qui. A questo punto possiamo andare a modellare lo schienale. Lo schienale, come vedete, è inclinato, però noi possiamo modellarlo anche in diritto e poi lo andiamo a ruotare. Una cosa che notavo è che questo schienale somiglia molto alla seduta, quindi volendo io potrei anche prendere gli elementi della seduta, ovviamente poi andandoli a modificare, copiarli e riutilizzarli appunto per creare lo schienale. Quindi seleziono questi elementi, cliccando sull'arco vado a ruotare in questa maniera. Ovviamente questo elemento va scalato in quanto lo schienale ha un'altezza totale di 78 centimetri. Quindi se io mi pongo qui in una vista laterale, diciamo, posso diciamo, inserire un riferimento che posso anche portare qua, che mi aiuta a capire diciamo a che altezza devo posizionare questi elementi. Ovviamente ci sarà una parte di questo schienale che andrà scalata e modificata in quanto lo schienale diciamo poggia su questa base qui. Quindi se io vado a selezionare questo elemento e tramite la scala 1D effettuo una scalatura diciamo a questa altezza, diciamo e faccio lo stesso anche di qui, anche se andando a scalare
succede che si va comunque a deformare la curvatura. Una variante, diciamo, a non scalare potrebbe essere quella di creare un solido, ad esempio. Ovviamente ci sono mille modi per, per tagliare questi due elementi. Un modo molto semplice, appunto, è quello di creare un solido di sottrazione alla stessa altezza della seduta e tramite le operazioni booleane, quindi fare un'operazione di differenza tra questi due elementi, invio, e questa base, invio. Quindi vediamo che cancelliamo queste parti. E qui andiamo a dici possiamo creare con un segmento un piccolo riferimento. Andiamo, diciamo, a copiare qui e eh, quindi qui in corrispondenza di questo spazio, diciamo, per creare qui lo stesso spazio anche, diciamo, superiormente. Posso posizionarmi così lateralmente, isolare momentaneamente questo oggetto. Qui posso creare un elemento di taglio che posso spostare qui nella parte superiore di questo oggetto e posso anche qui fare una differenza tra questo elemento e questo elemento. Vado a rendere visibile nuovamente tutti questi elementi.
e vado a centrare la seduta. La sposto in avanti, togliendo l'orto, vado leggermente ad inclinare la sedia. Qui in questo punto diciamo, per eliminare questo piccolo spazietto, io per esempio potrei andare sull'estrudi superficie, selezionare questo elemento, portarlo in basso ed estruderlo a toccare questo elemento, e potrei fare lo stesso anche di qui. Ovviamente, diciamo, questo è un modo molto semplificato per ottenere questo tipo di sedia. Ci sarebbero anche altri modi utilizzando altri comandi, quindi metodi un po' più complessi, però questo qui, diciamo, è un metodo molto semplice, molto veloce, secondo me, per riuscire ad ottenere questo elemento. Ora, se io seleziono questo e vado a fare un offset di 0,3 all'interno, poi prendo questo elemento e lo estrudo verso il basso di 0,2, poi posso prendere questo elemento e lo posso copiare qui in questa posizione, quindi ottenendo così il lavoro finale.